Ciao amici, oggi parliamo di privacy in street photography ed in fotografia in generale. Un tema molto delicato e dibattuto. Infatti sapete che pubblicare in internet o sui social network fotografie che ritraggono soggetti terzi ci può sottoporre a problemi legali e a volte anche morali rispetto a queste persone rappresentate. Per questa ragione molti fotografi non si avvicinano nemmeno alla street photography, ma oggi vedremo intanto cosa dice la legge rispetto al tema della privacy e vedremo anche alcune tecniche fotografiche per rispettare la privacy dei soggetti che andiamo a fotografare ed essere tranquilli al 100%. Benvenuti alla nostra Street Photography School. Quindi, come avete sentito, questo video è diviso un po' in due parti. Nella prima parte ci occuperemo di quello che dice la legge in merito alla privacy e nella seconda parte vedremo anche con tante foto e tanti esempi come rispettarla. Le leggi sono diverse a seconda del paese in cui vi trovate. Ad esempio in America si può fotografare liberamente tranne in luoghi di importanza strategica oppure fotografare persone nella loro residenza, anche se la foto viene fatta dalla strada. Anche in Gran Bretagna le norme sono più o meno simili, anche se dal 2000, in seguito agli attentati terroristici, è stata introdotta qualche piccola restrizione. In Italia invece la legge dice che è necessaria sempre una liberatoria firmata da parte dei soggetti ritratti in foto, tranne in 3 casi. Caso numero 1, quando le persone non sono riconoscibili, e questo lo vedremo un po' più approfonditamente nella parte finale del video, in cui vi farò vedere anche alcune tecniche per realizzare foto in linea con questa norma. Caso numero 2, persone riconoscibili ma non determinanti nell'economia della foto. Questo vuol dire ad esempio che se noi ci troviamo in piazza, facciamo una foto e nella nostra foto compaiono diverse persone riconoscibili ma non in primo piano, determinanti all'interno della foto, possiamo pubblicare tranquillamente la nostra foto anche su internet. Ad esempio in questa foto qua il fotografo ha rappresentato questa manifestazione. Come vedete ci sono delle persone riconoscibili, ma nel complesso sulla composizione generale della foto non sono rilevanti, quindi teoricamente questa foto è ammessa dalla legge e può essere pubblicata tranquillamente anche su internet e sui social network. Terzo caso, quando la foto viene usata a scopi culturali, ad esempio stiamo facendo un reportage su un determinato tema o su cose del genere, allora è anche ammessa, purché venga sempre rispettata la persona ritratta in foto. Altra cosa importante da dire è che la legge vieta la pubblicazione di foto di minori a meno che non ci sia l'autorizzazione da parte dei genitori. Quindi questa è una cosa molto importante, chiedete sempre l'autorizzazione se dovete pubblicare foto in cui sono riconoscibili dei minori. Quindi in sintesi queste sono le norme vigenti in Italia attualmente, a meno che in futuro non vengano cambiate, ma ora è così. Bisogna anche dire che è solo e soltanto l'interessato presente all'interno della foto che può denunciarvi per un abuso di immagine. Quindi a questo punto sembra quasi che è impossibile fare street photography e che i problemi sono tanti. In realtà non è così. Le strade per poter essere tranquilli al 100% sono 2. La prima è ovviamente chiedere un'autorizzazione ai soggetti fotografati tramite una liberatoria. Leggo spesso in internet, su forum, su anche altri video su YouTube che consigliano spesso di chiedere prima l'autorizzazione al soggetto e poi di fare la foto, ma secondo me questo non è il procedimento migliore, perché per fare street photography sapete che uno dei cardini importanti è cogliere il soggetto nella sua spontaneità, con le sue emozioni reali. Quindi capite bene che chiedere prima a un soggetto di posare per noi, insomma, non rientra tanto nella street.
Quindi quello che faccio io è spesso e volentieri questo: faccio una foto, successivamente mi avvicino al soggetto fotografato, gliela faccio anche vedere, se la foto è molto bella è lui stesso che vi chiederà di mandarle, di inviargliela tramite mail, e a quel punto voi potete chiedergli di firmarvi una liberatoria dicendogli che siete un fotografo, che partecipate anche a dei concorsi fotografici, che avete bisogno delle liberatorie per poter pubblicare la foto, e quasi sempre vedrete che il soggetto non si tirerà indietro. Ovviamente sta anche a voi poi essere gentili, essere educati e rispettare anche il soggetto, poi inviandogli ovviamente la foto che avete fatto. Io l'ho sempre fatto e mi sono sempre trovato molto bene con questa tecnica, diciamo. L'altro modo per poter fare street photography, essere tranquilli al 100% e di rispettare la privacy dei nostri soggetti, è tramite queste 7 tecniche che adesso vi spiegherò. Tecnica numero 1: creare delle silhouette. Sapete che fotografare un soggetto contro luce genera appunto una silhouette. Questo è un modo molto utilizzato da tanti fotografi per rispettare la privacy dei nostri soggetti, senza rinunciare alla creazione di una foto davvero bella e interessante. Tecnica numero 2 è fotografare il soggetto di spalle. Non è detto che per ottenere una bella foto il soggetto debba essere ritratto per forza di cose davanti, ma anche un'angolazione alle spalle del soggetto può comunque darvi delle foto davvero belle e che vi fanno star tranquilli dal punto di vista del rispetto della privacy. Tecnica numero 3: utilizzare degli elementi in grado di coprire il volto. Questi elementi possono essere tanti, possono essere elementi architettonici, ma anche sciarpe, cappelli, ombrelli, insomma tutto ciò che possiamo utilizzare affinché il volto dei nostri soggetti non sia riconoscibile. In questa foto il fotografo è stato veramente bravo perché ha utilizzato un elemento architettonico per coprire in modo univoco tutti i volti dei soggetti rappresentati, e quindi ha rispettato pienamente la privacy di tutti i soggetti ritratti. Tecnica numero 4: raffigurare soltanto alcune parti della figura umana. Possiamo, tramite ombre o superfici opache, rappresentare solo alcune parti della figura umana, quindi rispettare in ogni caso la privacy del soggetto ritratto. Non per questo la nostra foto sarà meno interessante. Ci sono tantissime foto davvero suggestive e particolari in cui il fotografo è stato veramente bravo a creare una foto d'effetto. Tecnica numero 5: rappresentare soggetti dall'alto. Questo punto di ripresa dall'alto permette di creare delle immagini davvero suggestive, rispettando la privacy dei soggetti rappresentati. Inoltre un punto di vista diverso rispetto a quello classico che si ha stando proprio sulla strada, e quindi fare ogni tanto foto di questo genere può darvi spunti nuovi, spunti diversi. Tecnica numero 6: rappresentare soggetti in movimento. Sapete che aumentando i tempi di scatto il soggetto appare nella nostra fotografia sotto forma di scia, sotto forma di movimento. Quindi questo, oltre che a creare una foto davvero interessante e diversa, permette a tutti voi di rispettare la privacy del soggetto. Ultima tecnica, la numero 7, è fotografare soggetti molto lontani. Questo permette sicuramente di rispettare la privacy dei soggetti, perché distanze tanto grandi non permettono un riconoscimento dettagliato del volto dei soggetti stessi. Spero che molti di voi che finora non si sono approcciati al mondo della street photography per paura di infrangere la legge, oppure per il rispetto dei soggetti fotografati, con queste tecniche e conoscendo per bene le leggi, possano da oggi in poi avere degli spunti nuovi e scendere per strada senza paura a fotografare. Il consiglio è sempre quello di fare le cose con buon senso, rispettando le persone
che fotografiamo tutti i giorni. Prima di lasciarvi alla carrellata di foto che oggi hanno per tema appunto la privacy, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per non perdere i prossimi tutorial e vi chiedo di lasciare nei commenti altre idee o altre tecniche che voi utilizzate per rispettare la privacy dei vostri soggetti, oppure se per gli amici stranieri di farci sapere come sono le leggi nel vostro paese, in modo da discuterne insieme. Ora vi saluto e vi lascio alle nostre foto e vi do appuntamento alla prossima volta, al prossimo tutorial. Ciao a tutti e grazie.